Ok, io capisco che dica sempre che questa roba qui, questa roba che faccio in video, è un modo mio di riporre i miei pensieri e voi potete ascoltare, eccetera, eccetera, eccetera. Però ogni tanto qualcosa la potreste fare anche voi, no? Mm, cioè, nel senso, siete qua, ascoltate a gratis. L'unica cosa che fate è ogni tanto beccarvi uno spot pubblicitario, però un minimo di interazione. Non è che devo fare sempre tutto io. Va bene, sì, dico che faccio tutto io, però potreste fare qualcosina anche voi, che questa è la cosa fondamentale. Se ascoltate il podcast di Alex Raccuglia, o il video di Alex Raccuglia, e questa roba vi piace in qualche modo, che può anche starci, può anche dire no, non mi piace, vaffanculo, però a questo punto che cazzo lo ascolti a fare? Per simpatia non credo. Nel senso, allora, tutti vi dicono che potete dare tre cose con la T: time, talent e treasure. Treasure è la cosa più interessante, cioè i soldi. Dateci dei soldi per continuare ad andare avanti. Io non vi ho mai chiesto i soldi direttamente, sì, indirettamente, però la realtà è che vi ficco dentro gli spot pubblicità nell'audio in modo tale che Runtime si becca qualche minchiesimo di dollaro. Pochissima roba, perché mi ascoltate in pochi, perché. Va bene, ci sta, non è una cosa fondamentale. Però nel senso, lì il treasure c'è. Potreste dedicarmi il time? Sì, quei 5 secondi per premere il pulsante condividi, ma non ci spero neanche più. Però il talent sì. Cioè, tra le varie centinaia di persone che ascoltano sta roba, è possibile che non ce n'è uno stronzo che si è accorto di una roba che ho sbagliato? Cioè, non è che devo sempre pensare tutto io e fare delle cose. Voi potreste dire, oh, Raccuglia, guarda che hai fatto sta roba qui. La realtà è che, adesso mi viene da ridere, che io sto registrando questo episodio il 24 di dicembre e le puntate, le due puntate precedenti in cui parlo di questa applicazione che sto per far uscire, che si chiama Best Frame, non le avete ancora sentite, per cui non avreste mai potuto darmi del feedback su quelle puntate prima che io registrassi questa. Per cui siamo amici come prima e no, non è vero, potreste comunque dedicare treasure e time e talent, non lo fate, va bene lo stesso, cioè mi fate capire che io non conto un cazzo nella vita. Va bene, non c'è problema, non c'è bisogno di voi per sapere questa cosa, credetemi. C'è un problema nelle cose che vi ho trattato precedentemente. Faccio un recap molto veloce. Sto sviluppando questa applicazione che si intitolerà Best Frame, il cui unico scopo è quello di trovare il fotogramma o i fotogrammi più belli di un video. Ok? A cosa serve? Ma che lentezza, ragazzo. Serve perché magari da un video potete trovare i 2 o 3 frame migliori da poter pubblicare o anche da poter stampare, e questa applicazione lo fa in modo abbastanza automatico utilizzando l'intelligenza artificiale, diversi modelli, bla 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 bla. Niente di importante. Allora, a ogni fotogramma la mia applicazione assegna un punteggio. Cosa vuol dire? È un punteggio che è un valore composto da diversi parametri. Adesso non me li sto neanche a spiegare, però è un punteggio, un po' come si dice, ti do una fotografia, che voto mi dai a questa foto da 0 a 10, considerando anche tutte le virgole, con tutti i numeri dopo la virgola, e questa applicazione fa questa roba qui. Come dà il punteggio per adesso non è importante, non è fondamentale. Il principio con cui io ho sviluppato questa applicazione è quello di trovare i massimi locali. Cosa significa i massimi locali? Immaginiamo che voi guardate, come sto guardando io, alla mia sinistra le Alpi, vedete i rilievi montuosi, ok? Qual è la montagna più alta? Se mi mettete a guardare, a un certo punto troverete la montagna che è più alta, molto probabilmente il Monte Bianco. Però in realtà i monti ce ne sono tanti, di cime ce ne sono tanti. Ecco, immaginatevi una funzione che assegna un punteggio a ogni singolo fotogramma. Di un video avete 2000 fotogrammi, per esempio, e troverete che questa funzione va su e giù, su e giù, su e giù, e avrete il punto massimo, che è il fotogramma che vale di più. Madonna, ma tutti lenti stamattina. Cioè, prendete l'automobile solo il 24 dicembre? Zio pesce, levatevi dal cazzo. Però, nel senso, è interessante beccarsi anche gli altri punti di massimo. Perché? Perché mettiamo caso che state facendo un video molto breve, 5 secondi, di uno che fa una cagata, che dice una barzelletta, perfetto. Tendenzialmente la camera è fissa, il tizio sta davanti, allora il punto di massimo sarà sicuramente il punto di massimo. Però se avete un video che evolve nel tempo, magari c'è il vostro figlio che corre, lo seguite col telefono, magari avete tanti punti diversi, perché avete tante inquadrature diverse che si evolvono nel tempo. Per cui non ha senso trovare soltanto il fotogramma migliore, ma ha senso trovare i fotogrammi migliori. Come ho fatto questa cosa? Essenzialmente sparando a caso. Come se io lanciassi le freccette, scegliessi un numero a caso tra tutti i fotogrammi che ho trovato, guardo che punteggio ha, a questo punto guardo il fotogramma prima e il fotogramma dopo per vedere se hanno un punteggio migliore. Se hanno un punteggio migliore mi sposto lì e allora ancora una volta faccio prima e dopo, finché non trovo un punto di massimo, cioè che il fotogramma lì, quel singolo fotogramma, è il miglior fotogramma del suo circondario.
e vado avanti finché non ne trovo un po'. Questa cosa qua ha un problema dovuto al fatto che i computer ragionano in maniera assoluta, gli esseri umani in maniera un pochettino relativa. Cosa vuol dire in maniera assoluta? Prendiamo una serie di fotogrammi di un video. Ogni singolo fotogramma può essere molto poco diverso dal precedente. È la questione del video. Un video può essere, ogni fotogramma del video può essere staccato dal precedente di un 25esimo, di un 30esimo, di un 60esimo di secondo, per cui è molto probabile che siano molto simili. E allora il punteggio sarà sicuramente molto simile, però le fluttuazioni dopo la virgola di questo punteggio possono essere determinate anche da delle cose che non sono oggettive, qualitative dal punto di vista della visione del fotogramma, ma che possono dipendere da fluttuazioni di qualsiasi tipo se il fotogramma è stato compresso in maniera un po' più elevata o meno elevata, dal rumore video. Capite che soltanto un pixel di sporco potrebbe cambiare questo punteggio di uno 0,0001%, per cui potrebbe essere considerato migliore, nonostante magari sia peggiore per certi versi dal precedente. Allora la mia idea è stata quella, invece di andare a prendere il fotogramma prima e il fotogramma dopo, quando io sparo nel mucchio, prendo 10 fotogrammi prima e 10 fotogrammi dopo, e poi a quel punto trovo il migliore. Quando trovo il migliore, che magari ha più 5, mi sposto a più 5 e rifaccio la stessa cosa, ok? Per cui proseguo questa analisi. E fin qui tutto bene, no? Uno potrebbe dire, cavoli, questa roba qui ha un senso, e sicuramente non ci avevo pensato, perché voi non ci pensate, ma giustamente state pensando ai cazzi vostri quando io vi parlo, non ci avevate pensato, ci ho pensato io per voi. Però c'è un problema, e c'è un problema molto tosto, molto più tosto, ed è il problema che vi spiego come ho risolto oggi, parlando qui in questo podcast. Il problema deriva dal fatto che per adesso abbiamo considerato solo due tipi di video. Un video molto statico, in cui praticamente c'è la stessa inquadratura per sempre, e un video che si evolve. Prendete il bambino, gli correte dietro e vi faccio questo esempio perché spesso volentieri corro dietro al mio figlio. Gli correte dietro e a questo punto c'è una sorta di evoluzione delle inquadrature, per cui un massimo locale può avere molta differenza da un altro massimo locale. Non avete considerato un altro tipo di video, che è quello su cui io ho fatto i test, ovvero sia un video già montato. Un video in cui ci sono tante clip montate tra loro, tipo uno spot televisivo. A quel punto cosa succede? Cosa succede? Se io mando uno spot televisivo di 10 inquadrature, l'ultimo spot che ho fatto ne ha 3, ne ha 9 se non sbaglio, 9 o 10, cosa succede? Dovreste trovare 10 fotografie differenti, no? Perché per ogni segmento c'è il fotogramma migliore. No, me ne trovava 3. E perché? Adesso vi lascio il tempo dello spot pubblicitario, che non ci sarà perché dopo Natale, figuriamoci se ci sono investimenti pubblicitari. Vi lascio il tempo di questo stacchetto per pensare al motivo per cui questa cosa non succede, ok? Allora, supponiamo che abbiamo un video di 1000 fotogrammi e i primi 100 sono un'inquadratura, i secondi 100 sono un'altra inquadratura e per il resto non ci interessa, ok? Se noi andiamo al fotogramma 90, ok? E cerchiamo di capire cosa succede. Magari il fotogramma 95 ha un punteggio più elevato, perfetto, ci rispostiamo nel 95. 95 più 10 meno 10 fa 85 come limite inferiore e 105 come limite superiore. Vuol dire che a un certo punto prenderai fotogrammi dell'altro segmento, ok? Cosa vuol dire prendere i fotogrammi dell'altro segmento? Che sta confrontando due fotogrammi molto diversi tra loro. Perché? Perché il primo fotogramma rappresenta la prima scena, la prima inquadratura. L'altro fotogramma rappresenta un'altra inquadratura. Per cui stiamo confrontando mele e pere, banane e cazzi. Ok? Che è sempre così, mele, pere, banane e cazzi. Non è bella sta roba, questo confronto. Per cui dovremmo anche trovare il modo di separare i segmenti. Ma come si fa, come non si fa, bla 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 bla. Sapete che io ho già sviluppato un'applicazione che si chiama FCP Cut Finder, che ha esattamente questo scopo, trovare i sottosegmenti di una sequenza per fare i tagli. Ora non ho usato tutti gli strumenti che avevo per fare questa cosa, perché non avevo voglia di riprendere tutto l'insieme, perché ho cercato di trovare una sorta di sottoinsieme. Praticamente in ogni fotogramma prendo il fotogramma, lo divido in una griglia di 10x10 pixel, andando a ridimensionare l'immagine 10x10 e vi prendo questi singoli colori, per cui alla fine avrò un elenco di 100 colori in RGB double, cioè nel senso che non è che ogni colore viene visualizzato con valore da 0 a 255, ma da 0 a 1 con la virgola, non cambia niente essenzialmente.
A questo punto, facendo questa cosa, io ho una sorta di soglia, perché due fotogrammi contigui avranno due griglie di colori molto vicine, sotto una certa soglia. Per cui cosa faccio? Io prendo il fotogramma centrale, il fotogramma 90 che abbiamo deciso di prendere prima, a questo punto e mi trovo l'elenco dei colori. Poi prendo il fotogramma 89 e mi prendo l'elenco dei colori. E se questi due elenchi di colori differiscono sopra una certa soglia, ho impostato il 5%, allora vuol dire che c'è una differenza di sequenza e non lo considero più. Per cui a un certo punto, quando prenderò il fotogramma 95, andrò indietro fino all'85 e poi fino al 99, perché il 100 saprò che è un'altra sequenza, per cui non lo considero nel mio gruppo. Geniale. Così facendo praticamente ho molte più sequenze. Magari non ce le ho tutte, ma ce le ho molte di più. La realtà è che poi magari di un singolo gruppo di sequenze, una singola clip da 0 a 100, ho 2 punti di massimo, entrambi con un valore superiore a quello di un'altra sequenza. Va bene, no? Per adesso il nostro obiettivo è trovare il fotogramma migliore, il fotogramma più rappresentativo o i fotogrammi più rappresentativi, non trovare tutti i fotogrammi rappresentativi di tutte le sequenze. Ta-tan! Risolto. Questa cosa qui è stata un pochettino più uno sbattimento, però neanche tanto perché avevo già scritto tutte queste cose. Vi piace? Vediamo quanto tempo è passato, 3 minuti e 30. Dovrei fare un po' uno spot, quasi quasi, perché adesso devo parlare di altre cose della pubblicazione. Però no, facciamo i bravi, visto che tanto non ci saranno spot, visto che dopo Natale. Cosa ho aggiunto dopo? Anzi no, visto che non ci sono spot, vi faccio lo stacco e vaffanculo. Come mi ero già ripromesso, ho cambiato la natura dell'applicazione, che è diventata una document-based application. Il documento è un documento molto semplice che reca all'interno soltanto i dati di analisi e, salvati come singoli dati, i dati delle miniature che rappresentano i massimi locali. Le miniature sono dei file che sono in origine dei JPEG a metà della risoluzione, per cui se avete un video in 4K, ogni immagine 1920x1080, potrei anche mettere un limite massimo in modo tale che il lato minore sia tipo 240 pixel, ci potrebbe stare, salvati a loro volta in HEF, in modo tale da avere dati ancora più compatti. Questa cosa qui fa sì che un documento di analisi di un video possa occupare 1 mega, 2 mega più o meno, che non sono tanti, però ha tutte informazioni già dentro. Ovviamente non ha all'interno le informazioni di esportazione, perché un video in 4K, poi ogni singolo fotogramma esportato potrebbe occupare, che ne so, un mega in JPEG e 4-5 mega in PNG, forse anche di più. Per cui va bene così. Tra l'altro, se esporti in PNG puoi anche mantenere il canale alfa a gratis. Figatissima totale globale. Se state pensando, ma questa strada è la strada che fai tutti i giorni per andare in ufficio? La risposta è sì, perché lo stronzo che sono io ha dimenticato di cambiare i settaggi. Avete presente quando comprate qualcosa su Amazon e per una volta cambiate l'indirizzo? Allora da quel punto in poi vuole sempre spedire a quell'indirizzo. Ecco, mi sono fatto spedire una cosa in ufficio, tra cui un regalo di Natale per il ciotolo, e adesso sto andando a riprendermi il regalo di Natale che è in ufficio invece di starmene a casa a lavorare. Insomma, vabbè, ieri è stata una giornata di merda, oggi sarà una giornata di iper merda, altro che spirito natalizio, proprio, cioè, lo spirito è alcol e benzina da lanciare addosso a tutti quanti, cioè, ma tutti quanti, nessuno escluso, io per primo. Ho fatto questa cosa qui e poi adesso sto impostando le preferenze. Le preferenze sono un po' più complicate da gestire, perché ci sono le preferenze. La prima preferenza è quella dell'analisi. L'analisi è che potrei anche mantenere queste robe nascoste, però vabbè. L'analisi significa impostare e vedere quanto più 10 meno 10 metri uno potrebbe specificare di più. Questa roba teoricamente non dovrebbe essere messa a disposizione dell'utente, ma la lascio lo stesso, perché metti caso che devo fare servizio cliente, almeno c'è qualcosa su cui di chiacchierare. E in più la soglia di differenza tra i colori. Per adesso è impostato il 5%, ma potrebbe diminuire. E poi c'è tutta la parte di esportazione, nel senso, una volta che esporto un file, in che formato lo esporto? PNG o JPEG? JPEG in quale qualità? E poi dove lo esporto? Nella stessa cartella della sorgente, in una sottocartella, lascio scegliere all'utente, cioè tutte queste cose sono già impostate. Però c'è un'altra cosa su cui devo lavorare, ed è una cosa che devo capire effettivamente dove infilarla. So dove infilarmela, lo so perfettamente, nel senso, il punteggio l'overall score, il punteggio complessivo del fotogramma. Come si fa a dare un punteggio complessivo? Allora, la base di partenza è quella del punteggio che viene assegnato dal sistema operativo. macOS utilizza una serie di modelli molto semplici che analizzano una fotografia e le danno un valore, cioè un voto da 0
da 0 a 1, cioè da 0 a 100%, sulla base di diverse cose, dal quanto è a fuoco, dal bilanciamento dei colori, eccetera, 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 se la persona sta guardando in camera, cioè una serie di punteggi che a un certo punto, prendendo due fotografie molto diverse, vi fanno capire qual è la migliore. Ma su due fotografie molto simili o due fotogrammi consecutivi non è proprio così preciso. Allora, visto che ho fatto questa applicazione pensando a mio figlio, perché ho usato questa applicazione per estrapolare i fotogrammi dai filmati che gli ho fatto per fare la stampa dell'album, allora mi sono detto, per le persone, sono importanti le persone. Tu non puoi dire, vabbè, faccio un video alla villetta in modo tale da poter mettere le fotografie sul sito per la vendita. Sì, però non è questa la cosa. La maggior parte della gente di un video vuole trovare un fotogramma in cui ci sono le persone. Per cui ho fatto sì di trovare nei fotogrammi l'elenco dei rettangoli che contengono delle facce con Face ID, scusa, Face ID, non mi ricordo come si chiama. Non è neanche basato sull'intelligenza artificiale, ma su un algoritmo iperveloce, per cui una iena, che mi trova i rettangoli dove ci sono delle persone, per cui moltiplico l'area di tutti questi rettangoli, gli assegno un coefficiente e la sommo al punteggio overall. E infine gli occhi, visto che la faccia occupa il rettangolo della faccia occupa un certo riquadro, però gli occhi che occupano un riquadro molto minore sono molto importanti, con un coefficiente ancora maggiore, tipo se la faccia è moltiplicato 10, gli occhi sono moltiplicati 250, in modo tale da avere gli occhi, e anche questi vanno a sommarsi al punteggio complessivo. Volevo trovare un modello che mi dicesse se la persona sta sorridendo, e il modello messo a disposizione da macOS non funziona. Allora mi sto cercando in giro dei modelli che mi diano questa indicazione, però ho un sacco di segmentazioni sul volto, che può essere interessante, però non ho delle segmentazioni sensate sul sorriso, che potrebbe essere una stronzata. In realtà potrei prendermi 100 fotografie di gente che sorride e 100 fotografie di gente che non sorride e mettere dentro, però potrebbe essere un po' problematico, perché dovrei comunque farlo soltanto sulla faccia, per cui fare l'analisi della faccia, creare un modello che ha soltanto queste informazioni, e poi sulla base dei fotogrammi estratti estrarre soltanto il segmento che contiene la faccia e vedere se sorride o non sorride. Potrebbe essere una cosa da fare, ma non è una cosa necessaria da fare immediatamente. E direi che questo completa la visualizzazione nella vostra testa dell'applicazione. Infine, facciamo un po' di conti, nel senso, volevo visualizzare a video anche la percentuale, cioè il voto percentuale che diamo al fotogramma. E mi sono accorto che in alcuni fotogrammi il valore percentuale superava il 100%. Perché? Perché c'era il valore complessivo della foto, che magari era al 70%. E poi c'era il valore aggiunto della faccia e degli occhi, che poteva arrivare a oltre. Allora ho deciso di modulare questo punteggio utilizzando il logaritmo in base 10, in modo tale che a questo punto il valore percentuale possa essere sempre, aumentando di 1 naturalmente, possa essere sempre nell'ordine da 0 a 100%. In realtà, così facendo, l'ordine di grandezza può essere al massimo tipo 60%, che non è bellissima come cosa. Dovrei anche andare magari a cercare qual è il valore maggiore tra tutti, e a questo punto andare a capire, però non è bello neanche mettere il 100%. Per adesso lasciamo il logaritmo e va bene così. Che altro aggiungere? L'applicazione, c'è una cosa che devo modificare, aggiungere ancora, è che se l'applicazione non trova il file sorgente originale, ti dice: oh, guarda che non c'ho il file sorgente, prima di continuare rilinkalo, altrimenti ditini medi. E basta, nel senso, è un'applicazione che voglio mantenere semplice, perché così è facile da mantenere, non ho troppi sbattimenti, e soprattutto posso venderla prima possibile, in modo tale che rientro un pochettino del fatto che quest'anno è stato un anno di merda. Quanto può valere sta cosa qua? Bah, se la vendessi io da solo probabilmente la metterei fuori a 9,99 come prezzo di lancio, e poi vediamo. Però vediamo, cioè nel senso, punterei a farla vendere agli americani, magari a 19,99 riescono a tirarla fuori, che significa come se la vendessi io a 9 dollari, a 9 euro. Va bene, nel senso che loro comunque mi danno una visibilità, è comunque un'applicazione molto molto semplice, che però ha le sue funzioni, nel senso ha le sue peculiarità. Vi ho detto la volta scorsa che mi piacerebbe aggiungere, vediamo se mi fai passare. No, perché tu sei proprio merda. Facciamo passare questo perché è più grosso, io che sono più piccolo non mi fai passare, che sei per la merda, va bene. Volevo aggiungere la possibilità di
modificare i fotogrammi estratti aggiungendo due filtri. Uno è l'enhancer della low light, però effettivamente non funziona benissimo, perché dato che gli enhancer funzionano dal punto di vista della singola fotografia, per cui magari due fotografie possono essere enhancate in maniera molto diversa, io devo ritagliare il fotogramma in tanti riquadri, e ogni singolo riquadro potrebbe avere un enhancement diverso, per cui non è bellissimo. La riduzione del rumore funziona abbastanza bene, non è bellissima, e in più voglio aggiungere la possibilità di avere un deblur. Cosa vuol dire? Il deblur è un pochettino un casino, perché la mia idea era quella: tu hai preso un video in cui un fotogramma non è perfettamente a fuoco, come fai a togliere il blur? La filosofia è questa: si riduce la risoluzione dell'immagine di partenza, che ne so, tu fai un video in 4K, lo riduci a 1080, cioè 1920x1080, fai l'enhancement che raddoppia 4 volte la risoluzione, e questa cosa la fa su blocchettini di 256x256 no, 512x512 pixel. E alla fine li metti tutti insieme questi fotogrammi e hai un fotogramma totale, e magari lo riduci ancora una volta in modo tale da tornare a essere a 4K. Questa cosa qui vuol dire che se tu hai un blur che scompare riducendo la risoluzione a metà, ti dà un minimo di risoluzione in più. Non è perfetta sta cosa qua. Oppure ancora meglio, cioè nel senso, parti dal 4K, lo riduci l'immagine di 4 volte per ogni lato, per cui 960x540, fai l'upscale e a questo punto ritorni a 4K. Dovrei fare delle prove, però la cosa bestiale è che anche i modelli un po' più avanzati, non sono avanzatissimi quelli che uso io, ma anche i modelli un po' più avanzati, ma anche quelli avanzatissimi comunque, che inventano cose, e nel bene e nel male, soprattutto nel male. Vuol dire che un'immagine che è irrecuperabile diventa recuperabile, ma non è bella, è utilizzabile, sono cose differenti. E nell'ottica di prendere un fotogramma di un video di cui non te ne frega niente, va bene. Nell'ottica di prendere un fotogramma del video di un video in cui c'è dentro tuo figlio, ho detto, ma è comunque aggiungere intelligenza artificiale a qualcosa, ed l'effetto è sempre quello dell'uncanny valley, cioè nel senso, sto guardando una cosa ma c'è qualcosa che non mi torna, un po' come i video dell'intelligenza artificiale generati con Runway, con Sora o con Luma, non me li ricordo neanche tutti. Vabbè, sono praticamente arrivato in ufficio e mancano 5 minuti, 7 minuti mi dice lui, ma secondo me ne mancheranno 2-3 di più. Però ho finito quello che dovevo raccontarvi, perché ho fatto queste cose, comunque le ho fatte nel tanto che lavoravo, perché facevo altre cose, e la maggior parte delle cose che ho in mente le ho pensate tanto, magari venendo in automobile o facendo altre cose, prima di mettermi a codificare, in modo che la scrittura del codice sia essenzialmente un'implementazione delle idee che ho avuto. Che è una cosa bella, però vuol dire che non riesco ad andare avanti velocissimo. Allora, ho detto tutto, facciamo un altro stop pubblicità? Sì, dai, che se ne frega. Vi ricordo che avete visto The Morning Rant o avete ascoltato Tecnopills, sono entrambi la stessa cosa, però uno ha una dimensione in più che è quella del video, altrimenti sti grandissimi cazzi. Siete invitati a commentare questo video, a commentare questo audio andando sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, e a usare il vostro tempo per condividerlo. Non lo farete, va bene. Il vostro tempo per mettere like, non lo farete, va bene lo stesso. Io che posso farci, signori? Se voi siete delle persone brutte, delle persone false, va bene così. No, veramente, io questa cosa la faccio veramente per raccontarvi delle cose, perché se io fossi un ascoltatore mi piacerebbe ascoltare questa roba qua, ma probabilmente sono solo io, ed è il motivo per cui non ho grande successo, perché faccio una cosa che non serve a nessuno, o non piace a nessuno, non vi fa stare bene, per cui mi spiace, sto bene io e questo è il massimo. A valle della sigla finale vi ascolterete il riassunto di ChatGPT. Dovrò lavorare un pochettino adesso, dal 7 gennaio dovrei iniziare a essere un po' più tranquillo, finisco This Content e poi lavoro un po' su ChatGPT in modo da farla diventare un po' più smart e un po' più stronza. Alziamo la luminosità, e facendo così io vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà. E a quelli che mi ascolteranno indietro nel tempo, visto che oggi è il 24 dicembre, vi auguro un buon Natale, delle buone feste, bla 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 bla. Sia che ci crediate al Natale che non ci crediate. Non credo al Natale, il 25 dicembre non esiste, io passo direttamente al 26, va benissimo, va bene anche questo. Un forte abbraccio e una speranza per un mondo migliore, che però vi dico subito sarà molto disattesa. Ciao!